Questo video aveva la pubblicazione in programma fra fine gennaio e inizio febbraio, quando era uscita la notizia del possibile inserimento del circuito di Albert Park a Melbourne al posto di Phillip Island. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere video come questi e molto altro, perché appunto per una serie di impegni che ho avuto a febbraio, tipo la premiazione dei caschi d'oro, la presentazione dei motori di Sky e altro, dove ovviamente ci ho fatto dei contenuti ed è stato un febbraio molto intenso e produttivo, ho rimandato la lavorazione di questo video dopo la fine della prima gara in Thailandia e direi che calza a pennello per farvi capire anche che le cose non accadono per caso. Da un rinvio di questo video dove avremmo parlato della possibile sostituzione di Phillip Island in modo tranquillo a un'ecatombe che è divampata in queste ultime settimane. In questo video cerchiamo di fare chiarezza sulla questione circuiti cittadini MotoGP, Adelaide, Phillip Island e tutto l'ambaradam che è venuto fuori. Vi darò ovviamente il mio parere e scrivete il vostro nei commenti, ma quello che anticipo è che dovremo dare un po' di equilibrio a vedere le cose da entrambe le facce della medaglia, non sparare a zero e basta, ma vedere le cose a modo. La questione della reintroduzione dei circuiti cittadini parte da molto indietro. Dico reintroduzione perché sappiamo che il motomondiale ci ha già corso su strada fino al 1976 circa, con l'isola di Man oppure il circuito di Montjuic in Spagna, dove tra l'altro ci sono passato quando sono stato a Barcellona la scorsa estate. Poi con le tragedie che ci sono state, giustamente la strada è stata abbandonata per poi rispuntare come tema nel 2018, quando l'ormai ex boss Carmelo Espeleta aveva fatto un'intervista ad Expansion, un quotidiano economico spagnolo, dove ha dichiarato a quel tempo che c'è un progetto solido in una città calda in cui il rettilineo della pista sarà urbano, il paddock invece sarà coperto con un centro di esibizioni, dicendo chiaramente che il tutto sarebbe stato fatto con l'approvazione dei piloti tenendo conto del loro parere. Si parla di un po' d'anni fa, quindi non penso minimamente che si parlasse già di Adelaide, ma di un altro progetto che ovviamente con il senno di poi non ha preso piede, e a fine dello scorso anno la questione è risaltata fuori quando Carmelo Espeleta aveva fatto quelle dichiarazioni a DAZN Spagna quando è stato intervistato al GP di Las Vegas della Formula 1. Esto que estamos viviendo, la Fórmula 1 corriendo en la calle principal de Las Vegas, es algo que evidentemente en MotoGP no se puede correr en un circuito así, pero es algo que puede pasar en los próximos años, que algo que lo que está aprendiendo Liberty en Fórmula 1 lo Nosotros no aplica. tenemos problema de correr en urbanos o no urbanos, lo único que tenemos que tener es escapatorias. Aquí es difícil tener escapatorias, pero hay algún urbano de la Fórmula 1 che potremmo utilizzare. Il pubblico si era già alterato particolarmente a sentire la parola città collegata a MotoGP, ma quello che intendeva Espeleta era che ci sono dei circuiti già esistenti e non nuovi da creare da zero, che hanno una conformazione cittadina ma che hanno vie di fuga più ampie, tipo Albert Park di Melbourne o Abu Dhabi, per esempio. Chiaramente non esempi come Monaco o Baku, è ovvio, non sono così scemi da arrivare fino a quel punto. Infatti, a metà gennaio è saltata fuori la notizia che il circuito di Albert Park di Melbourne, quello dove corre la Formula 1 dal 1996, che si trova nello stato di Victoria, sarebbe potuto essere un'opzione se la MotoGP non avesse rinnovato con Phillip Island, dato che il contratto scadeva a fine 2026. Anche qui però la questione pareva morta lì, perché poco dopo lo stato di Victoria ha dichiarato ufficialmente di aver presentato un'offerta più alta per mantenere Phillip Island nella MotoGP e che Albert Park non era un'opzione. Si trovano nello stesso stato Albert Park e Phillip Island. Tra l'altro i residenti dell'isola e il consiglio comunale avevano lanciato un appello, una petizione urgente per avere il supporto per il rinnovo del contratto. Secondo la proprietaria di una trattoria italiana che si trova proprio lì, Pinos Trattoria, senza la pista l'isola non sopravviverebbe. Ovviamente sono dichiarazioni di propaganda, ma ha aggiunto che con il business ci deve essere il sostegno del governo, e sulla parola business ci torneremo a breve. E poi la bomba del 18 febbraio, quando è uscita l'indiscrezione che il giorno dopo, il 19, la MotoGP avrebbe annunciato l'introduzione del circuito cittadino di Adelaide al posto di Phillip Island a partire dal 2027. L'annuncio ufficiale esce e tutti si scatenano con le critiche, Stoner incluso. Quindi quando Espeleta parlava a Las Vegas, con il senno di poi possiamo dire che l'idea di Adelaide era già ben concreta e avviata. Non sono state dichiarazioni casuali ad una domanda fatta così sul momento. Perché?
Una settimana dopo il GP di Las Vegas della Formula 1 c'è stato un incontro decisivo fra la Dorna e il governo di Adelaide immediatamente dopo un evento della Supercar Series, e dato che scadeva il contratto di Phillip Island o si rinnovava oppure si cambiava, non c'era altra via. Questo è quello che ha rivelato Sam Shaheen, un imprenditore australiano nel motorsport che sembrata essere una persona centrale nel convincere Dorna a considerare Adelaide. Sam Shaheen in Australia gestisce il circuito di The Bend insieme ai suoi due fratelli e possiede anche il circuito di Mallala. Il circuito cittadino di Adelaide non si trova nello stato di Victoria ma in quello del South Australia, quindi ci si sposta geograficamente parlando. È quello dove ha corso la Formula 1 dal 1985 al 1995, che da ora ha 20 mesi per essere messo a regola con la MotoGP. Sarà lungo 4 km con 18 curve, attualmente con le supercar è lungo 3 km con 14 curve. Nell'annuncio ufficiale sul posto era presente anche Jack Miller, pilota australiano, un promoter di immagini importante per Liberty Media, e questo mi fa pensare che politicamente parlando, dato che al passaporto australiano, Miller potrebbe strappare un'altra stagione in MotoGP per il fatto che Liberty abbia un pilota australiano per dare visibilità alla MotoGP in Australia per la prima gara in assoluto ad Adelaide. L'altro pilota australiano è Kesso, che però è Moto3 e quindi la visibilità la porta fino a un certo punto, e non per la MotoGP dove Liberty Media punta solo lì e snobba le categorie inferiori. Chiaramente le critiche della sostituzione di Phillip Island arrivano dal pubblico. I piloti al momento non hanno dato il loro giudizio polarizzato, nel senso che la vera opinione non l'hanno espressa, parlano solo a grandi linee dicendo siamo pronti al cambiamento, tutto bello eccetera. Lo sanno anche loro che è una boiata eliminare Phillip Island, ma ovviamente ci sarà dietro anche Liberty che dirà di non dare una cattiva immagine, che esso è ovvio che non viene a criticare. Ha detto che non ci saranno problemi o pericoli e non sembrerà nemmeno di essere in città, dato che si corre in un parco molto grande. Io mi auguro che sia così, e dovrebbe essere così, cioè che allargheranno le vie di fuga e che sarà molto grande, perché deve essere modificato rispetto al classico circuito cittadino di quando ci correva la Formula 1. Io spero che sia ovvio e palese che non si correrà in un circuito cittadino per come lo stiamo intendendo noi, perché altrimenti c'è un problema grosso. Secondo il manager della sicurezza stradale di Adelaide, il tracciato richiederebbe un particolare tipo di asfalto e che un tratto della pista attraverserà delle aree utilizzate quotidianamente dagli autobus, e quindi il governo dello stato dovrà gestire come mantenere efficienti i trasporti durante i lavori e l'evento. Quindi non si parla solo della gara in sé, ma dell'impatto pratico sul funzionamento della città durante la costruzione e la disputa del GP. Un altro punto riguarda quello che diceva Kelso, ovvero il parco, perché nell'area verde dove ci sarà il circuito il governo locale ha detto che circa 45 alberi saranno rimossi per fare spazio al tracciato, anche se c'è chi dice che potrebbe essere di più e qui gli ambientalisti sono belli in rivolta. Arriviamo al punto. Il motivo per cui hanno eliminato Phillip Island e messo Adelaide è solo per una questione: il business, che in ogni ambito, sia sport o altro, la fa da padrona. I soldi fanno la differenza. Una cosa è chiara, che è uno scempio l'eliminazione così di punto in bianco di uno dei tracciati più iconici, belli, affascinanti e spettacolari dal punto di vista dello spettacolo di quando si vedono i piloti in piega nelle curve di Phillip Island. Non serve aggiungere altro, anche io penso che sia una boiata aver tolto a mio avviso la seconda pista più bella del mondo, perché per me la prima è il Mugello, poi il paesaggio che offriva con il mare lì a due passi era clamoroso. Anche ad Adelaide c'è il mare, adesso non so se il circuito sarà nei paraggi per offrire uno spettacolo simile, però cazzo, come ho letto in un'analisi di un articolo su The Race, questo è più un dolore sportivo che un allarme tecnico, perché vedersi togliere questa pista è un colpo al cuore, e proprio a questi di Liberty Media, questi americani, perché io essendo milanista ne so qualcosa che ho la proprietà americana, quindi possiamo anche fare una divagazione nel calcio, della purezza dello sport non gliene frega un cazzo a questi, ma solo trarne un profitto con il business e lo show, questa parola fantomatica, lo spettacolo. Mi mancherà molto Phillip Island, sperando che un giorno possa tornare. Il contratto con Adelaide però è stato firmato fino al 2032, quindi per un po' non se ne parla. Non voglio pensare e non sto pensando che siano così scemi da voler correre in un circuito cittadino che sia come la Formula 1. Ovviamente non è così, questo ce lo possiamo togliere dalla testa. Io lo dico perché spero che effettivamente sia così e dovrebbe essere così.
probabilmente la comunicazione ufficiale che è spopolata, dove hanno scritto la MotoGP arriva in città, si correrà nelle strade cittadine eccetera, è stata fatta anche un po' di proposito, forse per far scatenare un po' la polemica, il fatto che se ne parli, dato che si collegano le moto ai circuiti cittadini. Quello che purtroppo fa incazzare e deludere allo stesso tempo è che gli interessi la fanno sempre da padrone. Il business ha imposto di eliminare Phillip Island e spostarsi in un altro scenario, e ci sono due temi di cui dobbiamo parlare. Uno riguarda i problemi di Phillip Island che hanno portato a non rinnovare il contratto, che vediamo dopo, e l'altro tema è quello di cui parliamo ora. I piloti sono stati presi in considerazione? Sono stati ascoltati quando c'era la trattativa in ballo? Perché quelli che ci mettono non la faccia, la vita, sono loro. A me è venuto da pensare anche che probabilmente queste novità che stanno introducendo lo fanno perché vogliono, e quindi volere potere, e dicono: noi mettiamo queste cose, le testiamo e ve le fate andare bene, come coi team radio, uguale, anche se magari la maggioranza dei piloti non sono d'accordo. È come se Liberty comandasse, la FIM e i piloti ci stanno belli sotto e non contano un cazzo. Ragazzi, il business è questo, lo spettacolo la fa da padrone, e hanno pure cambiato il nome dell'organizzazione in MotoGP Sports Entertainment Group, il massimo dello show in carne ed ossa, proprio perché bisogna entrare nell'ottica, come dicevo prima, che lo sport adesso non è più come una volta, non c'è più l'interesse di chi organizza verso la passione, ma verso appunto il fatto di intrattenere, di fare spettacolo, e spezzo una lancia a favore di chi c'è dietro queste dinamiche, dei proprietari di qualsiasi organizzazione sportiva, perché bisogna cercare di tenere la gente che guarda incollata allo schermo con tutte le distrazioni che ci sono oggi. L'appassionato puro odia questa cosa, ma se uno entra nel giro da imprenditore o da businessman, bisogna accantonare la passione e fare dei cambiamenti che purtroppo, vedendo con gli occhi di un fan sfegatato, snaturano lo sport. Se si è arrivati a questo punto dei cambiamenti di vari sport è per l'avvento dei telefoni, dei social, soprattutto delle piattaforme streaming, che rendono tutto questo una distrazione verso la partita o la gara, e chi sta dietro la partita o la gara deve stare al passo e adattarsi, perché un conto sono gli appassionati veri, come noi puristi di qualsiasi sport, che quando c'è la partita o la gara la guardano senza problemi. Un conto è l'altra fetta di pubblico dei finti appassionati, di chi guarda ogni tanto. Perché adesso, di fronte ad un evento, che sia la partita o la gara, dove appena qualcosa diventa noioso e ci si stanca, si guarda il telefono, si apre YouTube, Netflix, Prime Video o altro. In passato queste cose non c'erano e la gente rimaneva attaccata lì a guardare quella cosa. Adesso ci sono più distrazioni. Adesso la MotoGP è ancora uno sport di nicchia dopo il ritiro di Rossi, ha avuto un calo e ora deve riprendersi attirando nuovi appassionati, quindi la MotoGP diventerà uno sport fatto da più appassionati poco puristi che non sanno un cazzo rispetto a noi puristi storici, in cui Liberty Media userà il modello che avrà fatto in Formula 1. Io continuo a pensare che dovrebbero agire solo sulla comunicazione e non toccare la pista. La comunicazione si vede che la stanno facendo e magari un giorno parliamo anche di quello, però purtroppo delle cose solo giuste a loro non interessa, e sanno benissimo che per cambiare bisogna vedere il business, perché ormai lo sport è intrattenimento e bisogna farci i conti. Ho ascoltato la puntata di questo podcast, The Rusty's Garage, dove viene sempre intervistato Sam Sain, l'imprenditore australiano che dicevo prima, in cui ha detto che l'arrivo di Liberty Media per la MotoGP è stato uno spartiacque, perché prima la MotoGP era considerato un evento sportivo con contorno, mentre con Liberty diventerà un prodotto entertainment con lo sport dentro. E questo spiega l'interesse per le grandi città, per gli street circuit e per l'audience urbana. Significa che l'obiettivo è rendere l'azione in pista, cioè quello che accade dentro il circuito, l'ultimo elemento di una torta dove tutto il contorno è più rilevante e interessante. Spoiler, è quello che hanno fatto in Formula 1, dove c'è gente che non è interessata alla pista ma all'evento in generale, dove tu vai lì per vivere un'esperienza a 360 gradi, dove la pista non è la cosa principale ma la punta finale di un iceberg dove sotto c'è molta altra roba. Io, grazie a questo lavoro sui social, qualche anno fa sono stato a vedere la Formula 1 nel 2023 e 2024 a Monza, dove ho avuto una collaborazione, dove ho avuto dei biglietti a disposizione. Nel 2023 ero andato a vedere la gara, la mia prima in assoluto di Formula 1, mentre nel 2024 erano le qualifiche, e pur non piacendomi la Formula 1 proprio per la sua noiosità, prevedibilità e altri aggettivi che non dico, e poi per come è diventata con Liberty, ho detto:
potrebbe non ricapitarmi, io non vivo di rimpianti, quindi faccio tutte le cose possibili tranne drogarmi. È un altro discorso che, se lo dico, parte una shitstorm della cultura woke LGBT che mi bannano dappertutto. Ma comunque perché io non ho i soldi per permettermi di andare a vedere la Formula 1, perché costa una barcata di soldi e anche quelli che costano meno non me li posso permettere. Poi anche se costassero meno non ci andrei comunque perché non mi piace, però dato che con questo lavoro ci sono varie opportunità che nascono, ho detto dai, proviamo ad andare a vedere com'è la Formula 1 e comunque lì ti diverti perché appunto in questo contorno ci sono tante iniziative, cose divertenti da fare in giro. Poi se un giorno avrò la possibilità di andare nel paddock della Formula 1, ben venga, perché lì c'è proprio la creme della creme, sarebbe un'esperienza incredibile. Poi l'appassionato puro quelle cose lì le odia e infatti non mi piacciono. Tra l'altro a Monza, proprio per il loro business, la sala stampa classica che c'è a Monza l'hanno sostituita con il Paddock Club, tanto per parlare di soldi e di glamour. E Liberty Media ha fatto un lavoro clamoroso con la Formula 1 perché i fatti parlano di una crescita e diffusione globale clamorosa con i ricavi commerciali alle stelle. A livello di business ed economia è stata un'operazione fantastica, ma l'altra faccia della medaglia dice che si è snaturato lo sport, che non è più motorsport ma solo show. Chi va a vedere la Formula 1 ora va a fare un'esperienza, non va a vedere la gara. E quindi adesso arriviamo al tema del perché Phillip Island è stata tolta. Ci sono vari motivi, alcuni li hanno detti Carlos Espeleta, il presidente della FIM, Jorge Viegas, con altre voci che circolano. Il figlio di Carmelo ha detto che Phillip Island non era più la location giusta per crescere e questa è una delle prime motivazioni di business. Se andiamo a vedere gli spettatori sul posto comunque erano sempre pochi, non c'era un pienone e come dicevo prima la città attrae di più perché la gente si potrà muovere con più facilità. Adelaide da questo punto di vista garantirà sicuramente un pienone. E questo presumo che diventerà un modello per il futuro. In Argentina si andrà vicino a Buenos Aires, quindi meno circuiti sperduti in varie zone, ma più vicini agli epicentri dove il luogo è facilmente raggiungibile. Il Qatar, ragazzi, ad esempio, in mezzo a un deserto, vediamo cosa faranno lì. Poi, secondo me, si arriverà come in Formula 1 che uno stato avrà solo una o massimo 2 gare, quindi meno gare in Spagna, forse una in più negli Stati Uniti e in Italia speriamo che Mugello e Misano rimangano il più possibile. Da un lato ho paura perché ragazzi a livello di comodità il Mugello non è il massimo, è abbastanza lontano dalla Movide per arrivarci se non trovi da alloggiare nelle vicinanze dove i posti sono pochi perché ovviamente c'è tutto lo staff dei team e di tutta l'organizzazione, ti ritrovi se non trovi qualcosa ad un'ora dal circuito per arrivare, se non prenoti molto prima e ovviamente devi contare il fatto che ci sono altre persone che vengono ad alloggiare, mentre invece Misano è facilmente arrivabile e c'è più spazio per altre cose. Poi Misano è considerato San Marino invece che Italia, vediamo se a loro questa distinzione interessa, ma non penso. Questa è una motivazione legata al marketing. Poi c'è da dire che negli ultimi anni soprattutto andare a correre a Phillip Island a ottobre, dove in Australia non è estate, il clima non è mai stato dei migliori fra vento, freddo, a volte la pioggia, che ha dato delle grandi beghe e infatti si parlava spesso di spostare Phillip Island a inizio stagione, tipo come fanno in Superbike. Non l'hanno mai fatto, secondo me era una soluzione che ci poteva stare, ma appena hanno visto che il contratto scadeva con Phillip Island e che c'era la possibilità di Adelaide con più ricavi commerciali, hanno colto la palla al balzo senza indugi e il video si potrebbe chiudere qui perché il motivo riguarda i soldi e non altro. Questo è un discorso che riguarda di più la Formula 1, ma fare un circuito cittadino costa meno rispetto a uno normale da zero che magari rischia di essere usato solo quando c'è la gara in sé e per il resto viene poco sfruttato. Ad esempio, Termas de Rion di MotoGP veniva usato pochissimo, c'era la MotoGP ma altri eventi non ce n'erano e anche Franco Uncini in un'intervista con Nico Cereghini lo scorso novembre sulle dichiarazioni di Espeleta a Las Vegas ha detto di essere un pochino sorpreso, ma torniamo al discorso di prima, l'idea del circuito cittadino c'era da tempo ma non si sono incastrate le cose e che i poteri contrattuali per andare in città li aveva la Formula 1, mentre che ora l'ha presa Liberty, diciamo che sono sotto la stessa famiglia e quindi la questione è diversa, rivelando inoltre che con la Safety Commission sono andati segretamente ad Abu Dhabi e una bozza per un accordo l'avevano trovata, ma costava troppo.
Jorge Viegas, il presidente della FIM, ha sparato a zero dicendo che le promesse di miglioramento delle strutture di Phillip Island non sono mai state fatte, altra giustifica che favorisce Adelaide, e questo potrà essere anche vero, ma come ho detto, appena hanno intravisto Adelaide non ci hanno pensato due volte. Detto questo, allora, io veramente sarò curioso di vedere come sarà la pista, dove saranno messi i muretti, a che distanza saranno e come verranno create le vie di fuga, perché ragazzi, ci possiamo lamentare finché vogliamo. Phillip Island è stata tolta ed è uno scempio incredibile, su questo siamo tutti d'accordo, ma l'introduzione di Adelaide, ok, aspettiamo di vedere come sarà il circuito, vediamo dove saranno i muretti, che distanza saranno, come saranno le vie di fuga, ma se questo circuito diventa a tutti gli effetti più sicuro dell'Ungheria, che è un mezzo cittadino anche quello, anche se non vediamo dei palazzi a fianco, che è praticamente un mezzo cartodromo, che infatti è poco sicuro, che non era neanche omologato per correrci l'anno scorso, allora avrà ragione Liberty, dato che hanno fatto molte simulazioni sulla sicurezza di questo circuito. Vediamo cosa salta fuori. Io sono scettico, ma aspettiamo di vedere cosa cucinano, come sarà questo circuito, perché spero che non vada a finire dove si parla di un circuito cittadino con vie di fuga poco efficienti e muretti troppo vicini. Chiaramente non penso e non è Monaco o Baku, perché non sono così scemi, ma la sicurezza deve essere messa al primo posto, e Carmelo Espeleta, che nella sua era ha visto i circuiti cittadini e purtroppo ha visto anche delle tragedie, non mi aspettavo sinceramente che rifacesse questo passo. Probabilmente conta meno di quello che contava una volta con l'ingresso di Liberty. Se dovesse essere un circuito poco sicuro, ci godrei e non poco se i piloti facessero sciopero e non corressero. Ci avrei proprio gusto per il loro business del cazzo, però ormai lo sport è così e bisogna accettarlo. Fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi e attivate la campanella, che così ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!